Buongiorno a tutti gli amici di Bravocast Italiano. Come state oggi? Buongiorno, siamo molto felici di essere qui con voi. Oggi parliamo di un argomento importante e attuale. Esatto, oggi parliamo di come rendere la nostra casa più ecologica. È un tema che interessa tutti, vero? Sì, assolutamente. E voi a casa fate già qualcosa per l'ambiente? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi di sapere. Allora, Angela, da dove cominciamo? Ci sono tante cose da fare. Cominciamo dalla cucina, perché è il posto dove sprechiamo di più. Tu fai la raccolta differenziata? Certo, carta, plastica, vetro, organico, ogni cosa nel contenitore giusto. All'inizio era difficile, ma ora è automatico. Bravo! La raccolta differenziata è il primo passo. Ma c'è un altro problema grande. Il cibo che buttiamo via. Ah sì, questo è vero. Io adesso faccio una lista della spesa prima di andare al supermercato. Compro solo quello che mi serve davvero. Ottima idea! E quando cucini usi tutto. Per esempio, le bucce delle verdure. Le bucce? No, quelle le butto. Cosa posso farci? Puoi fare un brodo vegetale. Le bucce di carote, cipolle, sedano. Metti tutto in una pentola con acqua, fai bollire e hai un brodo buonissimo. Non ci avevo mai pensato. E poi, cosa facciamo con l'avanzo di cibo? Possiamo fare il compost. È facile. Prendi un contenitore, metti gli scarti di frutta e verdura e dopo qualche mese hai un fertilizzante naturale per le piante. Io non ho un giardino, solo un balcone con qualche pianta. Va bene lo stesso. Il compost è perfetto anche per le piante in vaso. E dimmi, che tipo di detersivi usi per pulire casa? Quelli normali del supermercato. Perché? C'è un'alternativa? Sì, puoi usare prodotti naturali. L'aceto bianco, per esempio, è fantastico per pulire i vetri e il bagno. L'aceto? Quello che uso per l'insalata? Esatto, costa poco, non inquina e funziona benissimo. E poi c'è il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato? Mia nonna lo usava sempre. Cosa ci fai? Tutto. Pulisce il forno, toglie i cattivi odori dal frigorifero, pulisce le pentole. È un prodotto magico. Interessante. E per lavare i piatti? Usa poco detersivo e acqua calda. Non serve riempire il lavandino di schiuma. 3 gocce bastano. E la lavastoviglie? Consuma molta acqua? In realtà, se la usi piena, consuma meno acqua di lavare a mano, ma aspetta sempre che sia completamente piena prima di avviarla. Capito. E per i vestiti? Come laviamo in modo ecologico? Prima cosa, non lavare troppo spesso. Un maglione puoi metterlo 3 o 4 volte prima di lavarlo. Questo lo faccio già. I jeans li lavo una volta al mese. Perfetto! E quando lavi, usa acqua fredda o massimo 30 gradi. Risparmia energia. Ma i vestiti vengono puliti lo stesso? Sì, i detersivi moderni funzionano bene anche con acqua fredda. E non usare troppo detersivo. E l'asciugatrice? Io la uso sempre. L'asciugatrice consuma moltissima energia. Meglio stendere i vestiti all'aria. In estate fuori, in inverno vicino al termosifone. Hai ragione. E ora parliamo del bagno. Lì c'è il problema dell'acqua, no? Esatto! Doccia o bagno, cosa preferisci? La doccia, più veloce. Bene, una doccia di 5 minuti usa molto meno acqua di un bagno e mentre ti insaponi chiudi l'acqua. Quello non lo faccio mai. Dovresti! Risparmi tanta acqua. E quando ti lavi i denti? Chiudo il rubinetto? Quello sì. Mio padre me lo ripeteva sempre da bambino. Bravo tuo padre! Sono piccole azioni, ma importanti. E dimmi, che tipo di lampadine hai in casa? Ho cambiato tutto con quelle a LED 2 anni fa. Ottimo! Le LED consumano pochissimo e durano anni. Quanto hai risparmiato sulla bolletta? Circa 30%, una bella differenza. Vedi? E spegni sempre le luci quando esci da una stanza? Sì, sono molto attento. Odio sprecare energia. Perfetto. E gli elettrodomestici? Li lasci in stand-by? Cosa vuol dire stand-by?
quando vedi la lucina rossa sulla TV spenta o sul computer. Quello è lo stand-by. Consuma energia anche se non usi l'apparecchio. Non lo sapevo. Cosa devo fare? Stacca la spina o usa una ciabatta con l'interruttore. La sera spegni tutto completamente. Lo farò da oggi. E per il riscaldamento? In inverno la bolletta è altissima. 19 gradi sono sufficienti. Non serve avere 25 gradi in casa. Metti un maglione. Mia moglie vuole sempre 22 gradi. Dice che ha freddo. 19 è la temperatura ideale e di notte puoi abbassare a 17. Dormi meglio con il fresco. E le finestre, quando le apro per il cambio d'aria? 10 minuti al mattino bastano. Apri tutto, fai corrente e poi chiudi. Non lasciare le finestre aperte con il riscaldamento acceso. Quello lo faccio, purtroppo. Cambio abitudine da domani. E hai le tende? Quelle pesanti aiutano a mantenere il calore. No, solo le veneziane. Le tende spesse sono utili. D'inverno tengono il caldo dentro, d'estate il fresco. Un buon investimento. Ci penserò. E ora una domanda per chi ci ascolta. Voi cosa fate per risparmiare energia in casa? Scrivetelo nei commenti. Sì, vogliamo sapere i vostri trucchi. E parliamo anche di plastica. Ne usiamo troppa, vero? Purtroppo sì. Io cerco di evitarla, ma è difficile. Comincia dalle borse della spesa. Usa sempre le borse di stoffa, non quelle di plastica. Quello lo faccio. Ne ho 5 in macchina, sempre pronte. Bravo! E per la spesa? Compri frutta e verdura sfusa o confezionata? Sfusa quando posso. Costa anche meno. Esatto! E porta i tuoi sacchetti riutilizzabili anche per frutta e verdura. Non serve prendere quelli del supermercato ogni volta. Non ci avevo pensato. E le bottiglie d'acqua? Meglio bere l'acqua del rubinetto se è buona. O usa una caraffa filtrante, niente più bottiglie di plastica. Ma l'acqua del rubinetto è sicura? In Italia sì, nella maggior parte delle città. Puoi controllarla, ma di solito è ottima. Risparmio economico ed ecologico. E per il caffè al bar? Uso sempre i bicchieri di carta? Porta la tua tazza riutilizzabile. Molti bar fanno anche lo sconto. Davvero? Non lo sapevo. Sì, sempre più bar lo fanno. Chiedi, ti sorprenderai. E in cucina? Usi la pellicola trasparente? Mai! Uso contenitori di vetro con il coperchio. La pellicola si usa una volta e si butta. I contenitori durano anni. Hai ragione. E i tovaglioli di carta? Meglio quelli di stoffa. Si lavano e si riusano. Più eleganti anche. Mia nonna aveva sempre i tovaglioli di stoffa. Adesso capisco perché. Le nonne sapevano vivere in modo sostenibile senza saperlo. E dimmi, hai delle piante in casa? Sì, qualcuna. Sul balcone e in salotto? Le piante puliscono l'aria, assorbono l'anidride carbonica e producono ossigeno. Sono piccoli filtri naturali. Quali sono le migliori? Il pothos, la sansevieria, il ficus. Sono facili da curare e molto efficaci. Ne comprerò altre allora. E per annaffiarle posso riusare l'acqua? Certo, l'acqua di cottura della pasta, quando è fredda, è perfetta. Ha minerali che fanno bene alle piante. Fantastico! Non butto più niente. E l'acqua della doccia mentre aspetto che diventi calda? Metti un secchio. Quell'acqua può servire per le piante, per lavare il pavimento, per tante cose. Ottimi consigli. E voi a casa, riusate l'acqua? Ditecelo nei commenti, siamo curiosi. Sì, vogliamo imparare anche da voi. Ora parliamo di una cosa importante, gli acquisti. Compriamo troppo, vero? Sì, la regola è, prima di comprare, chiediti se ti serve davvero. Io tendo a comprare per impulso. Vedo una cosa e la voglio. Aspetta 24 ore prima di comprare. Se dopo un giorno la vuoi ancora, forse ti serve davvero. Buona idea. E i vestiti? Io ne ho troppi. Compra meno, ma di qualità. Un buon maglione dura 10 anni, uno economico, 6 mesi. E i negozi di seconda mano? Ottimi, vestiti usati, libri, mobili. Si trovano cose bellissime a poco prezzo. E aiuti l'ambiente. Non ci sono mai stato.
Dove li trovo? Nelle grandi città ce ne sono tanti e ci sono anche app per vendere e comprare usato. Quali app? Vinted per i vestiti, Wallapop per tutto. Sono molto popolari. Le proverò. E per i regali? Spesso compriamo cose inutili. Regala esperienze. Un corso di cucina, un massaggio, biglietti per un concerto. Sono regali che si ricordano. Vero, un oggetto si dimentica, un'esperienza rimane. Esatto. E se proprio vuoi regalare un oggetto, scegli qualcosa di utile e duraturo. Ho fatto a mano. I regali fatti in casa sono i più belli. Sì, una marmellata fatta da te, un dolce, una cosa creativa. Ha molto più valore. Angela, abbiamo parlato di tante cose oggi. Riassumiamo per chi ci ascolta. Sì, facciamo una lista veloce. Primo, raccolta differenziata e compost. Secondo, prodotti naturali per pulire, come aceto e bicarbonato. Terzo, risparmia acqua. Docce brevi, rubinetti chiusi. Quarto, luci LED e spegni tutto quando non serve. Quinto, meno plastica. Borse di stoffa, contenitori riutilizzabili. Sesto, compra meno, compra meglio, compra usato. Settimo, piante in casa per purificare l'aria. Ottavo, riusa tutto quello che puoi, acqua, cibo, oggetti. Sono piccole azioni, ma insieme fanno una grande differenza. Esatto, e voi quale di queste cose farete da domani? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere cosa vi ispira di più e se avete altri consigli, condivideteli con noi. Ricordate, non serve essere perfetti, ogni piccolo gesto conta. Bene, amici, è ora di salutarvi. Vi è piaciuto l'episodio di oggi? Se sì, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci aiuta moltissimo. E condividete questo video con i vostri amici. Più persone sanno queste cose, meglio è per tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio di Bravocast Italiano. Ciao, continuate a praticare l'italiano. E continuate a prendervi cura del nostro pianeta. Buona giornata a tutti. Ciao ciao! A presto!